Hi everybody! Benvenuti alla terza lezione del mio corso di inglese intermedio di livello B1. Prima di presentarvi gli argomenti della lezione, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube per seguire altri contenuti e, se vi va, a lasciare un like al video. Bene, siete pronti? Are you ready? Cominciamo! Let's start! Per la parte relativa al vocabolario impareremo le parole relative al settore turistico, tourism vocabulary. Per la parte grammaticale studieremo il past simple, impareremo come si forma e come si usa. Continueremo con un'attività di listening e una di reading and comprehension, sempre sugli argomenti presentati precedentemente per migliorare la vostra abilità nell'ascolto, nella lettura e nella comprensione. Passiamo in rassegna i vocaboli relativi al turismo. Ripetete insieme a me per memorizzarli e migliorare la pronuncia. Passport, passport. Visa, visa. Ticket, ticket. Accommodation, accommodation. Suitcase, suitcase. Oppure luggage, luggage. Airport, airport. Train station, train station. Subway, subway. Or underground, underground. Ticket office, ticket office. And square, square. Holiday, holiday. Map, map. Guidebook, guidebook. Foreign currency, foreign currency. Sightseeing, sightseeing. Adesso esercitiamoci. In questa slide trovate le definizioni dei vocaboli che abbiamo appena visto. Voi dovrete comprendere la descrizione e scrivere il vocabolo corrispondente. Come al solito, mettete in pausa il video, svolgete l'esercizio e poi lo correggiamo insieme. Number 1. An official mark in your passport that allows you to enter or leave a particular country. Number 2. A rectangular case with a handle that you use for carrying clothes when you are traveling. Number 3. Money from a country that is not your own. Number 4. A small book that you need to enter a country. A document showing where you come from. Number 5. Drawing that gives you a particular type of information about a particular area. So, number 1. Visa. Exactly. Visa. Number 2. Suitcase. Suitcase. Number 3. Foreign currency. Foreign currency. Number 4. Passport. Passport. And number 5. Map. Very good. Molto bene. Again, an open area commonly found in the heart of a traditional town. Number 2, visiting interesting or beautiful places. Number 3, it gives readers information about a particular place to visit. Number 4, a place where aircraft regularly take off and land. Number 5, a place where trains stop for people to get on or off. Number 1 is square. Number 2 is
sightseeing. Number 3, guidebook. 4, airport. And 5, train station. Good. Let's continue. Number 1, a place where travelers can stay. Number 2, a small piece of paper that shows you have paid to do something. Number 3, a time when someone does not go to work or school, but is free to do what they want, such as travel or relax. Number 4, a place where you can buy a ticket. Number 5, a system of trains that is built under a city. So, accommodation, number 1. Number 2, ticket. Number 3, holiday. Number 4, ticket office. Number 5, subway or underground. Very good, molto bene. Abbiamo concluso la parte relativa al vocabolario. Passiamo a quella grammaticale. Per la parte grammaticale studieremo il past simple. Vediamo prima come si forma. Cominciamo con la forma affermativa. Questa si forma con il soggetto più il verbo nella sua forma base, seguito dal suffisso ed. Questo è il suffisso che bisogna aggiungere alla forma base dei verbi regolari per formare il past simple per tutte le persone. Vediamo un esempio. I visited the Colosseum last year. Adesso vediamo la coniugazione della forma affermativa. I visited, you visited, he visited, she visited, it visited, we visited, you visited, they visited. Passiamo alla forma negativa. In questo caso troviamo il soggetto, l'ausiliare do al passato, ovvero did. La negazione è il verbo nella sua forma base. Vediamo sempre qualche esempio. I did not visit the Colosseum last year. E vediamo la coniugazione. I did not visit, you did not visit, he did not visit, she did not visit, it did not visit, we did not visit, you did not visit, they did not visit. Infine la forma interrogativa. Come sapete, dobbiamo invertire l'ausiliare did con il soggetto, mentre il verbo rimane nella sua forma base. Vediamo l'esempio. Did you visit the Colosseum last year? Passiamo alla coniugazione, quindi did I visit, did you, did he, did she e così via. Abbiamo detto che il past simple si forma aggiungendo il suffisso ed ai verbi irregolari. Questa è la regola generale, ma ci sono dei casi specifici in cui i verbi irregolari subiscono delle variazioni ortografiche. Vediamo caso per caso. Ai verbi irregolari che terminano con e, come live or love, bisogna aggiungere soltanto la lettera D. Ad esempio, live diventa lived, love diventa loved. Con i verbi regolari che terminano con y, preceduta da una consonante, la y si trasforma in i e si aggiunge il suffisso ed. Ad esempio, study che diventa studied, try che diventa tried. A quelli che terminano con la y ma sono preceduti da una vocale, bisogna mantenere la y e farli seguire dal suffisso ed. Ad esempio, stay che diventa stayed, play che diventa played. I verbi monosillabici che terminano con consonante raddoppiano la consonante e sono seguiti dal suffisso ed. Ad esempio, stop che diventa stopped, drop che diventa dropped. Anche alcuni bisillabici che terminano con consonante la raddoppiano e sono seguiti da ed. Ad esempio, travel diventa traveled. Bene, infine ci sono i verbi irregolari, ovvero quelli che non seguono nessuna regola e che pertanto bisogna imparare a memoria, come per esempio pay, meet, lose, see, go, che diventano paid,
met, lost, saw or went. Tutto chiaro? All clear? Ovviamente tutte queste regole non le dovete ricordare a memoria, ma le assorbirete in modo naturale e con la pratica. Prima di andare avanti dobbiamo fare un inciso sulla pronuncia del past simple. È questo uno degli errori più ricorrenti tra gli studenti italiani. In questa tabella ho schematizzato le principali regole di pronuncia del past simple. Allora, dobbiamo sapere che per i verbi che terminano con i suoni T o D, il suffisso si pronuncia id, quindi non visited, ma visited. Visited, started, painted, needed. Per i verbi che terminano con i suoni P, F, K, S, SC, CH, GH, C e X, il suffisso ED si pronuncia T. Quindi watched, worked, finished, danced. Ok? Infine, per i verbi che terminano in B, G, L, M, N, R, V, Z o vocale, il suffisso ed si pronuncia D. Quindi closed, called, played, traveled. Quindi non closed, ok? O called. Closed, called, played, traveled. Ovviamente anche queste regole che seguono, che riguardano la pronuncia, non dovete impararle a memoria, le apprenderete con il loro utilizzo, quindi con esercizio e pratica. Vediamo adesso quando si usa il past simple. It's used for actions that start and finish at a specific time in the past. For example, I traveled to New York 2 months ago. Quindi ho viaggiato per New York 2 mesi fa. È un tempo specifico. I bought a new car last week. Ho comprato una nuova macchina la scorsa settimana. We use it to describe a process that starts and finishes in the past. So, I lived in France for 2 years, quindi ho abitato in Francia per 2 anni. Or, I studied in Rome for a year, ho studiato a Roma per 1 anno. It can also be used to describe past habits. Quindi, I always played tennis when I was a child. Quindi per abitudine passate, io giocavo sempre a tennis quando ero bambino, ok? Come vedete, in ogni esempio trovate sempre un'espressione temporale, sono quelle colorate in verde. Le ho evidenziate perché con queste espressioni dobbiamo sempre usare il past simple. In questa slide trovate alcune delle espressioni temporali più usate in inglese che è importante conoscere. Quindi last, le espressioni legate a last, last night, last Sunday, last week, last weekend, last year, last month, che corrisponde all'espressione in italiano scorso, quindi last night, la scorsa notte, last Sunday, la scorsa domenica e così via. Ago, 10 minutes ago, an hour ago, 2 days ago, a week ago, a month ago, a year ago. Questa espressione corrisponde all'espressione in italiano fa, quindi 10 minutes ago, 10 minuti fa, an hour ago, un'ora fa e così via. Andiamo avanti. Yesterday, yesterday, ieri, yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening, the day before yesterday, quindi ieri, il giorno, ieri mattino, ieri pomeriggio, ieri sera o il giorno prima di ieri. Ricordatevelo, con tutte queste espressioni ci va il past simple. Qui dovrete inserire il verbo corretto nella risposta e, a partire da questa, formulare una domanda.
Come sempre mettete in pausa il video, svolgete l'esercizio e poi lo correggiamo insieme. Number 1. Did they see the Eiffel Tower? Yes, they saw the Eiffel Tower in Paris last year. Number 2. Did you go by car? Yes, we went by car because it's more comfortable. Number 3. Did she fly to New York? Yes, she flew to New York. Number 4. Did he buy souvenirs? He bought souvenirs for all his relatives. Number 5. When did you visit Spain? I visited Spain 3 years ago. Number 6. Did you book a room? Yes, I did. I booked a room for our holiday in Greece. Ottimo lavoro, good job. Qui invece dovrete trasformare le frasi in base al segno che trovate tra parentesi. Quindi se trovate il segno più dovrete trasformare la frase in affermativa. Se trovate il segno meno, in negativa. Se invece trovate il punto interrogativo, in interrogativa. Ready? Number 1. They didn't like me enough. Diventa They liked me enough. Number 2. They waited to hear my answer. They didn't wait to hear my answer. Number 3. She slept for a long time yesterday. Did she sleep for a long time yesterday? Number 4. We forgot to book our flight. We didn't forget to book our flight. Number 5. She packed her suitcases. Did she pack her suitcase? Abbiamo concluso la parte relativa alla grammatica. Passiamo ad un'attività di listening. Adesso vi farò ascoltare un brano. Il vostro obiettivo sarà quello di rispondere a queste 3 domande. Leggiamole insieme. Number 1. What city did the woman visit? Number 2. Was her hotel expensive? Number 3. What was her favorite experience? Siete pronti? Ascoltiamo il brano insieme e fate attenzione soprattutto a queste 3 informazioni. My last holiday experience. If you're looking for a destination that combines history, culture, and romance, then Paris should definitely be on your list. I had the pleasure of visiting this beautiful city last year, and it was truly an unforgettable experience. From the moment I landed at Charles de Gaulle Airport, I knew I was in for a treat. I stayed in a convenient and cozy hotel room in the heart of the city, which made it easy for me to get around using the subway system. Armed with my map and foreign currency, I set out to see all the sights. From the iconic Eiffel Tower to the stunning Notre Dame Cathedral, every corner of Paris is filled with beauty and wonder. One of my favorite experiences was the boat ride tour along the Seine River at night. The city lights were breathtaking, and seeing all the famous landmarks from a different perspective was truly magical. Overall, my holiday experience in Paris last year was one of the best trips I've ever taken. It's a destination that everyone should visit at least once in their lifetime. So, if you're thinking about booking a trip to Paris, don't hesitate. Grab your passport, ticket, and suitcase and get ready for an adventure you'll never forget. Bene, siete riusciti a scrivere le risposte? Vediamole insieme. Number 1. What city did the woman visit? Paris. Number 2. Was her hotel expensive? No, it was convenient. Number 3. What was her favorite experience? The boat ride tour along the Seine River at night. Yes, very good. Let's go on, andiamo avanti. In questa slide trovate la trascrizione del brano che abbiamo appena ascoltato.
Ve la farò ascoltare di nuovo. Il vostro obiettivo sarà quello di completarlo con le parole mancanti. My last holiday experience. If you're looking for a destination that combines history, culture, and romance, then Paris should definitely be on your list. I had the pleasure of visiting this beautiful city last year, and it was truly an unforgettable experience. From the moment I landed at Charles de Gaulle Airport, I knew I was in for a treat. I stayed in a convenient and cozy hotel room in the heart of the city, which made it easy for me to get around using the subway system. Armed with my map and foreign currency, I set out to see all the sights. From the iconic Eiffel Tower to the stunning Notre Dame Cathedral, every corner of Paris is filled with beauty and wonder. One of my favorite experiences was the boat ride tour along the Seine River at night. The city lights were breathtaking, and seeing all the famous landmarks from a different perspective was truly magical. Overall, my holiday experience in Paris last year was one of the best trips I've ever taken. It's a destination that everyone should visit at least once in their lifetime. So, if you're thinking about booking a trip to Paris, don't hesitate. Grab your passport, ticket, and suitcase and get ready for an adventure you'll never forget. Le avete scritte tutte? Bene, adesso correggiamo l'esercizio insieme. I had last year, airport, I knew, I stayed, which made, subway, foreign currency, sites, was, were, passport, ticket, and suitcase. Bene, ottimo lavoro, good job. Abbiamo concluso la parte relativa all'ascolto, passiamo alla lettura e comprensione. Reading and comprehension. Leggete il brano 2 volte. La prima volta cercate di comprendere il senso generale. La seconda volta invece andate nel dettaglio, soffermatevi sui significati di ogni frase. Dopo averlo letto dovrete rispondere a delle domande a risposta chiusa. Cominciate. Bene, avete letto la prima volta? Adesso rileggetelo. Bene, avete completato anche la seconda lettura? Siete riusciti a cogliere il senso generale e andare più anche nel dettaglio? Passiamo quindi alle domande. Ecco le domande. Rispondete e poi correggiamo insieme le risposte. Number 1. How did Jason feel about visiting Tokyo? He felt a little nervous about getting around and finding places to stay and eat. Andiamolo a vedere nel testo. When I first visited Tokyo, I was a little nervous about getting around and finding places to stay. Quindi quando ho visitato Tokyo per la prima volta ero un po' ansioso e nervoso circa lo spostamento per trovare posti dove stare e dove mangiare. Number 2. What helped him get around the city? He downloaded a map on his phone. This made it easy to navigate around the city. He also bought a Japan Rail Pass before his trip, which allowed him to travel freely on most trains and subways. Andiamolo a vedere nel testo. The first thing I did was download a map on my phone. This made it easy to navigate around the city, and I also made sure to purchase a Japan Rail Pass before my trip, which allowed me to travel freely on most trains and subways throughout the city. Quindi per prima cosa ha scaricato la mappa sul telefono e poi ha comprato il pass che gli ha permesso di viaggiare liberamente con treni e metropolitana. Number 3. What type of accommodation did Jason find? He stayed at a small and convenient
hotel close to the train station. E lo vediamo qua. I stayed at a small hotel close to the train station. Quindi ho soggiornato presso un piccolo hotel vicino alla stazione ferroviaria, che era abbastanza abbordabile. Number 4. Which restaurant did he prefer and which were his favorite things to eat? His favorite was a small ramen restaurant near his hotel that served delicious bowls of noodles. Andiamolo a vedere nel testo. Quindi ho mangiato presso una varietà di ristoranti e il mio preferito era uno piccolo vicino all'hotel che serviva deliziosi noodles. Number 5. What important monuments can you visit in Tokyo? The Tokyo Tower is one of the most iconic landmarks in the city, and it offers great views from its observation desk. Another popular sightseeing spot is Akihabara, which is known for its electronics shops and anime stores. Very good. E questa informazione la troviamo proprio qui. Com'è andata? Avete risposto bene alle domande? Great job! Abbiamo concluso la nostra terza lezione di questo corso di inglese intermedio B1. Continuate ad esercitarvi. Keep working and see you next time. Ci vediamo alla prossima.